Shui non è solamente io posiziono le cose, vengo a farti una consulenza, ti sistemo il lavoro, ma è anche un cammino insieme di cambiamento, cioè è un cammino di evoluzione per la persona o di presa di consapevolezza. Cioè, tra virgolette, è anche una scusa a dire delle cose che vediamo e faccio un accento importantissimo, cioè la maggior parte dei consulenti che ho visto esternamente non ha ben presente un concetto, cioè che il Feng Shui è un cammino di trasformazione e di guarigione che il cosiddetto consulente accompagna la persona a prendere coscienza delle varie fasi. Ciò significa che ogni cosa che noi troviamo non è negativa, non esistono case negative, non esistono case nefaste, non esistono case da andare via e scappare, esistono opportunità per crescere. Questo dovremmo tutti ricordarci. Io ho avuto una persona che mi ha chiamato, passata da 3 consulenti, disperata perché gli hanno detto che c'erano le maledizioni, non darsene via, che era una casa sfortunata. Cioè, ho fatto un lavoro che vi giuro, ho detto mai più perché cioè, devo andare a curare delle situazioni che sono state già compromesse, perché uno che va a dire certe cose, la persona ne rimane dentro, poi se è una persona anche delicata, parliamo anche di quello, però tendenzialmente tutto è una palestra, tutto è una risposta, tu hai dei pesi, c'è chi ne ha 50, c'è chi ne ha 100, c'è chi non ha pesi ma deve fare il tapirulan, cioè ognuno ha la sua giusta condizione di pratica e di sviluppo verso una guarigione. La domanda è come mai noi invece giudichiamo sempre che quella cosa è... Tutti vorremmo il cosiddetto positivo, il cosiddetto benessere. Il benessere non è uno stato di mancanza di problemi. Il benessere è un modo di vivere il problema. Ok? Quindi nel momento in cui tu hai trovato l'elisir di lunga vita, che è quel modo di stare nel qui e ora, nel presente, gioendo di tutte le opportunità di trasformazione che la vita ti dà ora e sempre. Perché da qui non finiamo, ragazzi, qua dopo si continua e si espande ancora più l'energia sottile, perché senza un corpo noi continueremo a lavorare, a rincarnarci con altre persone, a creare delle stirpi di lavoro e tu diventi figlio o madre. Credete pure a questa cosa, immaginiamola solo per un attimo, ma poi immaginare che non finisce mai, quindi dice, mamma mia, è meglio che stai nel qui e ora e incominci a comprendere un metodo che si chiama proprio l'elisir, cosiddetto anche di immortalità. Non è che diventi immortale in quanto lo sei già in un certo senso, ma è che hai un approccio alla vita che non sei più appesantito dalla cosa in sé, ma in qualche modo sei grato di una continua trasformazione di sentire che ti porta a stadi sempre più alti e sempre più comprensivi dell'amore, la bellezza, l'insegnamento, la gioia che tutte le situazioni dell'esistenza ti sta dando. Wow, allora questa roba qua, se cominciassi però a entrarci anche poco, la tua vita inizia a diventare gioiosa, eh? Cioè, il cosiddetto male è lì per essere trasformato, non è lì per dire che due coglioni, cioè non esiste il male di per sé, esiste la materia di trasformazione. Questo è quello che cerco, come dire, di passare alla fine di tutto anche un percorso, ecco, stiamo arrivando alla fine di un percorso, quindi non è tanto diventare consulenti in quanto uno può anche definire degli aspetti positivi e negativi di una persona, di una casa, ma il consulente valido è quello che attraverso la scusa del Feng Shui crea opportunità di crescita, di trasformazione, di accompagnamento, di presa di consapevolezza. Quindi benvengano qualsiasi cosa, è come dire, quello è il tuo vestito, da come iniziamo? E la sarta dice, beh, stringiamo un po' di qua, allunghiamo, però quello è il tuo vestito. C'è chi invece arriva e dice, quel vestito fa schifo, toglilo, ma stai scherzando? Quindi veramente un occhio, un occhiale sempre della gioia di tutto ciò che ci arriva, delle distorsioni che sono tutte opportunità e belli aiuti. E questo mi dispiace molto veramente vedere che tante persone ci rimangono su discriminare il bello e il brutto, su giudicare ciò che serve e ciò che non serve. Ma non è che ciò che non c'è un giusto e uno sbagliato, c'è l'utile per non so come dire, quindi veramente noi ci infiliamo in un marito, in una condizione, in un lavoro, in una vita che coincide perfettamente con una richiesta dell'anima di comprendere delle cose. Se riusciamo a capire questo, la vita inizia a diventare divertente e non c'è niente di sbagliato, certo, evolviamo sempre di più in ciò che per noi ci appartiene di più come armonia e quindi cambierai marito, cambierai casa, cambierai forse o forse trasformerai, ma sarai con un animo più leggero. Non sei appesantito da una sfiga della vita e da un Dio che ti guarda male e ti punisce,
anzi sei, come dire, accorto a osservare in continuazione perché ti sta arrivando e qual è la sua opportunità. Da lì il consulente è colui che così con questo sguardo accoglie sempre le persone umilmente, sapendo che sta pure lavorando lui, che è in cammino pure lui, quindi come dire, il cliente è un fratello che sta arrivando e dice ok, vediamo in che punto sei del tuo cammino e cosa stai cercando, ti chiarisco cos'è il tuo tema. Tutto è utile, ecco, se noi riusciamo ad avere questo diventiamo dei bravi consulenti, perché la persona si sente accolta, non c'è niente di sbagliato, è tutto da poter valorizzare.